Ciao ragazzi, nella prima puntata DJI Osmo Mobile 5 non aveva fatto una gran figura contro gli altri 6 stabilizzatori per smartphone. In questa puntata lo confronteremo con gimbal con stick estensibile come Feiyutech Gimbal 2S, Moza Nano SE e il nuovissimo arrivato Sirui Switch X. Hanno dei prezzi molto differenti e la domanda è: bisogna davvero spendere così tanto per ottenere una buona stabilizzazione? Ma iniziamo con Noemi, la prima volta che usa uno stabilizzatore per smartphone. Quale sarà il più facile da usare? Riuscirà a romperli? Si è spento? Ah sì, forse. Non va più. Quando va fuori senno, 2 colpi con quello dietro e lui ritorna al centro. Se io lo sconvolgo, non si sta più facendo sconvolgere adesso, giustamente. Ora oh! Però io testa in giù. Sì, infatti. E no, hai detto che devo girare che 2 cose me lo mettono a posto. E non è vero. Oh, No, aspetta. l'ho rotto. No, io dovrei vedere. C'è qualcosa che non va. Sì, probabilmente. Riprendi L'ho me. rotto. Riprendi me. Sono riuscita a romperlo, Ma come? Ho rotto anche questa. Come faccio a riprendere te? Ok, devo stare storto. No. Ah. Perché fa quello che vuole lui e non quello che voglio io? Se io faccio così? Forse l'ho messa al contrario. No, è giusto. È giusto. Era giusto. Ha perso la sede e poi mi ha detto fai toc toc. Ho fatto toc toc ma non è andato giusto. Capisco. L'ho rotto. Io sono un tester. Se tu mi dai le cose da testare, io le testo e riesco a romperle. Osserviamo attentamente Marco che cerca di inserire i telefoni nell'alloggiamento. Ok. Quindi non devo più toccarlo. No, beh, non devi fare più cose folli. Perché mi hai detto tu fai le cose folli? No, ci sta all'inizio, poi quando facciamo la scena vera. Noemi è quasi riuscita a rompermi lo stabilizzatore, ma iniziamo la prova con il Gimbal 2S e ascoltate cosa dirà Noemi su come stabilizza mentre cammina. Questo non è che stabilizza molto. Questo? Non è che stabilizza molto. Secondo me quando... Oppure sono io. Secondo me quando lo guarderai ci sarà tutto bunghi, 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 bunghi. Mi piace di più quello che mi hai dato prima. Questo cosa costa? E vi ripropongo la prova di DJI OM5 per capire come mai non era piaciuta a Noemi. Che disagio. Posso dire che disagio nel frattempo, no? Sì. Non si gira. È terribile sta roba. Tanti auguri. Quando poi lo farai voglio proprio vedere cosa viene fuori. Non solo qua, anche un po' più là. Sì, non ti preoccupare, ti ho anche tagliato la testa, che per quello, ok. non ti preoccupare. Va bene. È orribile. Se provo ad andare io indietro, così. Segui. Aspetta, lui gli piace il muro. Piaccicati sul muro, che forse è meglio. Va a fare la strada. No, il muro. Lui registra il muro. Primo fatto. Ed ora riduciamo gli assi di stabilizzazione. Vediamo se Moza Nano SE stabilizza ancora bene anche solo con un asse. Piacerà a Noemi? Oddio. Lo accendi qua, ma poi puoi regolare come vuoi che stia qua. Ok? Ah. È a mano questo asse qua. Accendi, diventa E allora lui dritto. cosa fa? Niente. Lui stabilizza se tu lo pieghi, Fai esatto. così. Ok. Ok? Poi ti regoli come lo vuoi da qua, Sì. dove ok. ti trovi più comoda. Ok? Era giusto prima perché l'hai mosso. Va bene. Va bene? Ok.
Vi siete fatti un'idea su quale stabilizzatore per smartphone è più facile da usare? Bene, ora vediamo un test difficile da superare. E ricordate, le lenti di plastica fanno cagare. Sul mio iPhone c'è un case con lente teleobiettivo, significa che ingrandirà molto l'immagine, così noi potremo vedere meglio le vibrazioni generate dalla mia camminata. Cominciamo con DJI OM5. Mentre io cammino fate caso ai dettagli dell'immagine, ma non in primo piano, sullo sfondo, perché ovviamente se ci sono delle vibrazioni lo sfondo si muove di più e guardandolo noi saremo più bravi nel capire quale stabilizzatore è il migliore. OM5 ha stabilizzato bene, che dite? Ora proviamo come se la cava Feiyutech Vimball 2S, stick estensibile, 3 assi per stabilizzare, sarà peggio o meglio di DJI OM5? Come potete notare dalla mia espressione ho trovato Feiyutech Vimball 2S estremamente facile da usare. Preso dall'euforia ho iniziato anche a correre. L'unica cosa che mi ha reso perplesso è stato l'orizzonte. Mi dava l'impressione che Vimball 2S registrasse storto. Voi cosa ne dite? Lo prendereste? Ed ora vediamo se uno stabilizzatore con un solo asse rende le nostre registrazioni stabili. È sufficiente? Ragazzi, un asse è troppo poco. Uno stabilizzatore per smartphone a un singolo asse non funziona bene. Però c'è un aspetto in cui Moza Nano SE è stato meglio di Vimball 2S. Il mantenimento dell'asse orizzontale di Moza Nano SE è stato davvero ineccepibile. In effetti questo stabilizzatore deve fare una sola cosa, tenere il telefono dritto sull'asse orizzontale e lo fa bene. Ma non l'ho inserito nella prossima prova perché insomma stabilizza poco. Avete capito che un asse non basta, vero? Ognuno quando cammina agita le braccia in modo differente e quindi per fare un confronto scientifico sulla qualità della stabilizzazione ho usato questa macchina vibrante. Attraverso il manipolo a forma di spinge lo stabilizzatore sempre allo stesso modo, così che noi possiamo capire senza ombra di dubbio se le gimbal stabilizzano bene. Partiamo da DJI OM5. Supererà questa prova tecnica di vibrazioni? Mentre la macchina spinge ritmicamente lo stabilizzatore, concentratevi sullo sfondo per vedere se stabilizza bene. A me dà l'impressione che in questo caso non sia perfetto. Cosa dite? Sono troppo severo o c'è qualche vibrazione? Ed ora passiamo a Vimball 2S, l'altro stabilizzatore sempre con 3 assi e quindi il risultato dovrebbe essere simile, no? Mi dava un po' da pensare l'attaccamento dello stick estendibile, nel senso che avevo paura trasmettesse più vibrazioni.
Ancora una volta concentriamoci sullo sfondo, per esempio su questa libreria. Ci sono differenze rispetto a OM5? Ragazzi, a me non sembra. E quindi vale la pena spendere il doppio per DJI OM5? Questo test mi ha lasciato con un enorme punto di domanda. Allora ho voluto fare un'altra prova, perché di solito riprendete chi sta camminando e non si capisce bene di chi siano i sobbalzi, cioè i movimenti su e giù. Ma se il vostro soggetto è su un overboard, per esempio, lui è perfettamente stabile. Così tutte le vibrazioni che vedrete nelle prossime scene sono dovute alla gimbal. Quindi fate caso a quanto mi muovo in queste prove e troverete lo stabilizzatore per smartphone migliore. Più mi muovo, peggio è, ovviamente. Io adesso mi metto qua sopra. Ok, cado, no, prima cosa cado, ok, e adesso tu mi devi seguire, ok? E per capire quale sia la differenza ho fatto prima una registrazione a mano libera senza nessuno stabilizzatore. Notate l'entità del movimento, individuate il mio baricentro, prendete un riferimento come la giacca e notate quanto mi muovo. Quanti sobbalzi e vibrazioni ci sono. Più ce ne sono, peggio avrà fatto lo stabilizzatore. Beh, in questo caso non c'è. Ora aggiungiamo un solo asse di stabilizzazione con il Moza Nano SE. Le riprese migliorano secondo voi? Un asse è decisamente troppo poco per stabilizzare, vero? Aggiungiamone un altro e vediamo se Sirui Switch, stabilizzatore cardanico a 2 assi con 3 piedi e selfie stick, stabilizza meglio. Sirui Switch ha fatto decisamente meglio e allora mi sono esaltato e ho aggiunto il terzo asse alla stabilizzazione con Osmo Mobile 5. Vediamo se DJI OM5 vale tutti i soldi che costa. Beh, un'onesta recensione direbbe che OM5 è stato fino ad ora lo stabilizzatore migliore per la camminata, ma vediamo a confronto con il Vimbol 2S e quale stabilizza meglio. Anche Vimbol 2S stabilizza su 3 assi, voi notate le differenze? Me lo scrivete nei commenti? Secondo voi vale la pena? Purtroppo mi viene a dire che la sensazione di prima di Noemi è confermata anche da questo test. Vimbol 2S trasmette più movimenti rispetto a OM5. Lo stabilizzatore DJI è incredibile, sembra quasi stabilizzare anche sul quarto asse i movimenti in verticale. Pazzesco. Ora vediamo la classifica per bontà di stabilizzazione in questo confronto fra gimbal per smartphone. Moza Nano SE è il regalo economico molto pratico se vi serve anche un treppiedi e anche la funzione di object tracking. Sirui Switch, oltre a costare la metà, è velocissimo da preparare all'uso, molto pratico da trasportare, veramente veloce da ripiegare e riporre. Con il treppiedi incorporato fa da cavalletto e la stabilizzazione è decisamente buona per essere a 2 assi. Osmo Mobile 5 ha vari difetti, ma la stabilizzazione è di un altro livello, sembra quasi stabilizzato anche sul quarto asse. Peccato per il difetto nel disegno per cui è difficile registrare dal basso verso l'alto, a meno di impugnarlo di lato, non molto comodo. Feiyutech Vimbol 2S è l'alternativa economica a Osmo Mobile. Con le stesse caratteristiche costa la metà e la stabilizzazione è abbastanza buona. E ricordate, per avere uno stabilizzatore con selfie stick potete usare semplicemente un treppiedi con selfie stick allungabile da agganciare sotto allo stabilizzatore. Costo totale di questa modifica fra i 7 e i 30 euro. E se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, ma soprattutto scrivetemelo nei commenti, dopo 2 settimane di lavoro mi farebbe molto piacere leggerli. Se avete anche voi un canale su YouTube, Instagram o social, scrivetelo nei commenti così lo facciamo vedere a tutti. E ricordate che sto cercando di ottenere prezzi più bassi dai produttori e distributori per chi è iscritto a questa community. Iscrivetevi e fate iscrivere anche i vostri amici, perché più siamo, più soldi riusciamo a risparmiare, andando a chiedere gli sconti dai distributori. E dopo 20 anni che lavoro in questo settore so che è possibile, solo che dobbiamo essere tanti. Ciao, alla prossima!